Ed ecco questa sera il momento tanto atteso, nuova puntata di Food Wars, la numero 7. Questa volta andiamo a mangiare sushi in un kaiten sushi, una catena di kaiten sushi chiamata Kura Sushi. Allora, che cos'è un kaiten sushi? È semplicemente un ristorante di sushi a nastro, ovvero, come conoscerete sicuramente già, c'è un nastro che gira intorno praticamente alle postazioni dove passano continuamente i piattini di sushi di diverso tipo, un po' a caso, e ci si può servire se la pietanza è di nostro gradimento. Ovviamente non funziona solo così, avremo a disposizione anche un piccolo tablet da dove comandare, ordinare direttamente il nigiri, il maki, il gunkan-maki o anche altre pietanze, perché fanno anche ramen, fanno unagi-don, eccetera eccetera, a nostro piacimento. Da sapere che i kaiten sushi sono estremamente economici, e quando dico estremamente economici vuol dire che un paio di sushi, un paio di nigiri in un piattino, perché il piattino è da 2, costa 100 yen, quindi neanche un euro, 90 centesimi. È chiaro che un mangiatore di sushi qua viene e fa festa. Attenzione però, è un kaiten sushi. Kaiten sushi vuol dire grande quantità, basso prezzo e qualità chiaramente, solitamente almeno, piuttosto mediocre. Vediamo cosa offre comunque questo ristorante. Come vedete è un tipico kaiten sushi a scompartimenti, chiamiamoli così. Noi siamo in questa postazione e abbiamo il carrellino che continua a passare, tipico, con i piattini vari che presentano random dei vari tipi di sushi di cui potremo servirci. È chiaro che, visto che scorrono continuamente di qua, si dice che non sono il massimo della freschezza, anche se non è proprio vero. Noi però preferiamo ordinare nella mitica tablet. La tablet, e qui digitando, infatti sta arrivando già la comanda che ho preso prima, eccolo qua, il mio piattino, lo recupero ed è pronto, un buonissimo sushi, anzi un gunkan-maki al natto. Come si fa a ordinare? Beh, abbiamo una vasta scelta. Una volta messo inglese, come lingua, impostato inglese come lingua, potremo scegliere i vari, vedete, tempura, nigiri sushi, gunkan-maki, i dessert, drink, le cose raccomandate, eccetera. Noi proviamo, arriva anche il tonno che avevo ordinato prima, sentite solo una musichetta, un trillo che indica che hai ordinato qualcosa. Le mie scelte per esempio sono per ora un semplice maguro e il natto che avete visto prima, ma andremo subito a scegliere altro, tipo tonno con l'uovo, bicchiere con o senza scalogno. Allora, facciamo con scalogno un pezzo, ordiniamo. La domanda è stata registrata, devo solo aspettare che arrivi direttamente al tavolo dal nastro. Una cosa che non avevo ancora assaggiato, che ho visto che qui c'è, è questa. Guarda qua. Allora, vediamo il normale, praticamente la sacca sternale dello sperma del merluzzo. Non ho mai assaggiato, Shirazo, quando si chiami, e ne approfitto. Altre cose che si potrebbero ordinare potrebbero essere, qua c'è da bere, potremmo prendere un gunkan maionese e gamberi, e nigiri sushi, bonito, sardina, anguilla, differenti gamberi. Ecco che mi arrivano i matti appena comandati. Ecco qua, li aggiungiamo alla collezione di stasera. Per adesso uovo e tonno, uovo sodo e tonno e cipollotto, bene. E poi qua c'è ancora il buono, interessante, scallop. Vediamo di prendere un po' di salmone, dai, un po' che non mangiamo il salmone, è molto semplice. Quindi, eccolo qua, normale, via.
Ok, per adesso può bastare, chiaramente continueremo subito dopo, da sapere che il prezzo di questi sushi per 2 pezzi sono 100 yen, quindi estremamente economici. Ecco arrivati anche gli ultimi due. Buon appetito! Allora, il tè è fornito dalla casa, prendete il vostro bicchierino, fate uscire l'acqua calda, come vedete in questo modo, e una volta che avete raggiunto la quantità che volete, e aggiungete il tè verde che è qui, il matcha. A chi piace, chiaramente ci sono tanti che a cui non piace il matcha, lo trovano troppo amato, invece col sushi sta piuttosto bene in mancanza di birra, che qua purtroppo non vendono. C'è una bevanda che ho appena ordinato, non so assolutamente cosa sia, viene descritta come rice cola. Vediamo adesso che gusto ha. Un kammaki di maionese e gambigli di sushi di tonno, di tartara di tonno, cipollotte e uovo sodo, un kammaki al natto e cipollotto, un kammaki di shirazo e gelatina di pruni, cura le uova di salmone, ecco a voi la capasanta, gamberi gratinati al formaggio, mais maionese, i sakura crudi, quindi gamberetti minuscoli crudi, chutoro, mentaico marinato piccante con maionese. E siccome ci stava anche il dessertino, abbiamo preso il sorbetto, il gelato all'uva, la grape, e il matcha tiramisù, che vediamo se è migliore di quello che preparo io a casa. E invece una semplice granita al mango. Ed ecco la mia colonnina di piattini. Come vedete ogni piattino costa 100 yen, a parte quei due sotto che valevano di più, ovvero 200 yen l'uno. Quindi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 piattini, per un totale di circa 25 sushi, perché alcuni erano singoli. La cena è finita, stiamo finendo il dessert, è arrivato il momento di pagare, è venuto il ragazzo e ha contato i vari piattini. Pagheremo 30 euro per 2 persone per tutto quello che abbiamo mangiato, dessert e bibite comprese. Sembrerebbe che se io metto questi piattini all'interno del buco, tutti i piattini, se arrivo a un certo numero vinco qualcosa. Vediamo se è vero. Sì, infatti, vedete sullo schermo compare un piccolo cartone animato che mi dice che cosa ho vinto? Niente. Cazzo, non ho vinto niente. Merda. Peccato, ci riproverò perché ho ancora molti piattini disponibili, vediamo se la seconda volta. Mi sa che ogni 5 piattini forse succede qualcosa. E qui infatti che parto la seconda volta. Vediamo se questo giro vincerò forse qualcosa. Sembrerebbe che questa volta ho vinto qualcosa, sì, effettivamente. Ma che cosa? Come vedete dallo scompartimento in alto e arriva la palletta. E ho vinto un bellissimo portachiavi con una specie di samurai. È un portachiavi simpatica. I miei sforzi di sushi sono stati ricompensati. Ecco fatto, finita anche questa mangiata di sushi al Kaiten Sushi. Avete visto la quantità di cibo ingerito è stata abbastanza grande. Il risultato è stato un conto di 30 euro scarsi, attenzione, 28 euro più o meno per 2 persone, bibite comprese, ma la qualità di questo sushi è mediocre. Non aspettatevi di mangiare un sushi superiore a quello che mangiate in Italia. Il pesce è molto simile, un pesce abbastanza mediocre, almeno come nella maggior parte di ristoranti che troviamo in Italia, perché ce ne sono anche di molto buoni. Non è un sushi veramente da assaggiare qua in Giappone. Dico sì, se avete magari voglia di mangiare tanto
e di spendere veramente poco, perché non avete tanti soldi a spendere, venite qua. Però se volete veramente assaggiare un sushi, un pesce di prima scelta, lasciate stare Kura Sushi e tutti i kaiten similari e andate a mangiare in un sushiya serio, senza dover neanche spendere cifre enormi. Già Sushi Zanmai è una catena di sushiya che offre del pesce qualità-prezzo piuttosto conveniente ma molto buona. In ogni caso il posto è simpatico, molto ludico, è bello magari, non so, venirsi con dei bambini, forse c'è anche il giochino alla palletta come vi ho fatto vedere, ma niente di più. Vi ripeto, il prezzo è sempre o quasi in proporzione alla qualità, più basso è, più bassa è anche la qualità. In ogni caso è un'esperienza da fare, penso, una volta venuti qua in Giappone, vedere com'è ludica la cosa col tablet, eccetera eccetera eccetera, quindi un saltino ce lo si può anche fare. In ogni caso io vi saluto per una nuova avventura in un nuovo ristorante domani sera. Ciao a tutti!